Ciao amici, benvenuti sul canale Ogni promessa è debito, quindi vi ricorderete, ma comunque lasciamo il link qui sotto in descrizione, quando siamo andati in quella villa pazzesca dove Lara ha trovato, dove abbiamo trovato Il il feticcio. feticcio, insomma, quella sorta di bicchierino, non so come Sì, quel chiamarlo, vasetto con quel vasetto di vetro. bigliettino e quella stellina, un cerchietto e quella specie di braccialetto con una croce. Esatto, avevamo promesso a voi e a noi stessi di farci un libro rosso. Sapete, conoscete benissimo il nostro scetticismo in merito a queste cose, e però insomma ogni L'abbiamo promessa è detto, debito, ogni esatto, promessa è e debito, e vediamo vediamo. se succede qualcosa e se questo libro rosso, che io ho sempre detto che è una ghost box muta, Sì, dice sì, qualcosa, sì, insomma. Quindi dopo la sigla partiamo con questo piccolo esperimento. ci vediamo. Bene ragazzi, siamo nella stanza dove di solito Lara fa i suoi podcast, i suoi documentari, Esatto. dove facciamo le analisi, quindi insomma il mio studio. Il nostro set. Il nostro set Multiset. è il mio studio, non è che voglio fare pubblicità, però insomma questo è tutto l'armamentario che ho per suonare. Esatto. Allora, siamo molto qui. in versione easy. Sì, siamo in versione ciabatte. Sì, ma hai fatto vedere il mio ciabatte? No! Aspetta, Ma no! tira fuori il piede, tira fuori il piede. Vabbè, No, ok, no. tanto l'abbiamo vista lo stesso. Esatto. Allora, siamo in versione ciabattati, Esatto. e però prima di fare il libro rosso, come vi abbiamo detto in presentazione, il libro è quello. Ecco, vorrei che tu prendessi in mano una alla volta ciò che abbiamo trovato. Tanto ormai Qui qualcuno mi tirerò le ire di tutti, però cioè, già le ho toccate tirando fuori dal Esatto. vasetto tutti gli oggettini. Vabbè, ormai adesso queste cose sono state anche un po' pulite, perché Sì. insomma, a parte il fogliettino che se Ecco. si puliva si rompeva, però Allora, ovviamente c'era, le indico, dai, c'era il vasetto, dentro al vasetto c'era un bigliettino, scusate ma soccecata, e visto che soccecata mi devo togliere gli occhiali, un bigliettino con su scritto: ti ho aspettato, sei arrivato dove eri, con disegnati un cerchio e una stella riquadrati. In basso, il bigliettino è stropicciatissimo, mezzo sbruciacchiato. come vedete non riesco neanche a far vedere bene le scritte, perché ormai è tutto... esatto. Qui in basso sembra esserci una data, o comunque ci sono dei numeri. Ti avviso che sono già fuori fuoco, eh? Perfetto, forse sono io che mi muovo. No, vabbè. Ma ci vedi? Cioè nel senso, Sì, c'è sì, ci abbastanza... Ok, dei numeri, apparentemente sembrerebbe una data, ma non ho dato sapere. Poi dentro c'era questa stellina, questo cerchietto, che sembrano riprendere il cerchietto e la stellina dei disegni, e qualcuno giustamente o comunque sia intuitivamente ha pensato che il cerchio contenente la stella fa pensare al pentacolo, no? Sì. E poi c'era questo braccialetto con questa Ecco, magari croce. tira su la candela e mettila lì vicino, così fa un po' più luce. Devo appoggiare, non penso che faccia luce, cioè No, ok, va bene, non sì. fa... Ok, va bene. O Allora, creiamo luce noi, che magari sì, forse è meglio. abbiamo appunto rifatto vedere ciò che c'era Esatto. in questa cosa, e adesso proviamo un attimino a fare il libro rosso. Giro un po' la ring light, Sì. ragazzi, perché purtroppo a casa mia c'è la penombra O c'è l'oscurità continua, o c'è sì. la penombra. E non ho lampadari, per cui vabbè. Allora, il libro rosso non è lo stesso che ho usato con Serafina. No, Allora era Il Signore degli Anelli, che era proprio Sì. rosso con il bordo rosso. Questa volta è questo libro, Il Circo Fantasma. ok. Scusate, questo è tutto rosso, che vi consiglio, di Barbara Ewing, che vabbè. Ok, Allora, chiediamo se posso entrare. certo. Iniziamo. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Allora, il dito è
irreparabilmente, ma sopra c'è ovviamente. E hai mezzo dito su ovviamente, quindi direi che iniziamo bene però. Iniziamo. Allora, noi abbiamo trovato questi oggetti in una casa abbandonata. Qualcuno mi sa dire se sono stati usati per un rito? Così. Quindi Che sarebbe un mezzo sì, perché così è stato usato così, esatto, sì, così è. Addirittura se vado avanti c'è scritto così tante volte. Ah, perfetto. Bene. Cioè, Comincia a dare soddisfazione. Comincia, vedi che il libro rosso aveva... Ok. Tu che mi hai risposto, eri presente quando sono stati fatti questi riti, queste cose? Incredule. Un po' tirata per i capelli. Incredule. Te lo ripeto. Tu che mi hai risposto, eri presente durante l'esecuzione di questi rituali? Ultime. Già qui andiamo un pochino... Un po' fuori tema. Io proverei a puntare sul fatto che comunque gli oggetti mi sembravano un po' nuovi, quindi capire se è stato evocato qualcosa. E cosa c'entra col fatto che sono nuovi? Nel senso che qualcuno può essere arrivato lì andato lì di recente. Come tempistica, sì. Chiedo. Questo rituale è stato fatto di recente? Ti chiediamo questo perché gli oggetti che abbiamo trovato erano pressoché puliti. Tranne il bigliettino. Tranne il bigliettino che è mezzo bruciato. Quindi ti chiedo, questo rituale è stato fatto di recente? Malgrado tutte. Non è male come... Oddio. Malgrado tutto, tutto, insomma. Boh. Io vorrei solo dirti, non so se la riesco a inquadrare, che la fiamma della candela si sposta e io sono a debita distanza e non posso essere... Che muovo il tavolinetto adesso. Non lo so, vabbè. È stato un rito di evocazione? È stato evocato qualcuno o qualcosa? Dunque, è il nome di una via e poi è sul bianco. Rifacciamo. Ti chiedo se è stato evocato qualcuno, quindi se il rito era un rito di evocazione. Cordelia. Beh, un nome. C'è un nome. Cordelia. Tu ti ricordi, se ti ricordi, qualche nome particolare scritto sui muri di quella villa, no? No, mi ricordo, vabbè, la stella. Quello sì. Mi ricordo la stella, mi ricordo il disegno di occhi. Ah, giusto. Vabbè, quella figura nera, no? Che era sembrava un corvo, il medico. Sì, giusto, che era poi ai piedi dove abbiamo trovato quello. Ma Cordelia sinceramente... Ma allora... è stata richiamata l'anima, lo spirito di una donna? Alla finestra. Alla finestra andando avanti nella soffitta. Però non è male, Alla finestra. E lì c'era una finestra dietro di noi. C'era una finestra, c'era la scala che andava giù, ma non eravamo in soffitta. Vabbè, no, io ero alla anzi finestra. Eravamo quasi in cantina praticamente.
Quindi in quella villa, in quella casa, ora c'è una donna, è stata evocata, c'è una donna che vaga, che è lì. Tempo. Il dito è su tempo, ma è poco tempo prima. Cioè, non è male come risposta. Cioè, Poco tempo tu hai prima. chiesto se c'era una donna. Se c'era una donna, se era stato poco tempo prima. Quindi caspita. adesso non c'è più? Quindi adesso la casa è vuota? Guarda la candela. Non ti stai muovendo tu, No, non ho mosso più di tanto. Porca vacca. Ah, e poi il fiato è qui, non è lì. Mamma mia. Ragazzi, guardate la fiamma. Io spero di inquadrarla perché... Ma guardate che roba. Sì, no, si muove tantissimo. Allora, Mamma mia. quindi adesso non c'è più nessuno? La casa è vuota? Noi non ci siamo trovati male. Una domanda alla volta, scusami. Quindi adesso non c'è più nessuno? Schizzargli. Non mi sembra. No. Te lo richiedo. Quindi adesso non c'è più nessuno nella villa? Vittoria, è a metà tra due parole, Vittoria e Peggy. Mm. Ma non mi sembra. Non c'è più nessuno. Peggy potrebbe essere il nome della persona. Però Boh. prima ha detto Cordelia. Ah, Vabbè, che giusto, i è nomi che vero. sono nel libro non possono essere. No, certo. cioè, No, scusate, ho preso un abbaglio. Però i nomi del libro non per forza devono essere i nomi. Per quello che io ho chiesto se era una donna, perché diceva Cordelia. Io ti volevo chiedere un'altra cosa. Quindi, la mia domanda è stato evocato lo spirito di una persona che è mancata, non un demone? Clienti. Clienti non mi piace come parola. No, neanche a me. Clienti. Cioè hanno fatto il rito per qualcuno? Io non conosco l'andirivieni dei satanisti della domenica, perché quelli sarebbero a fare queste cose, però... Perché? Perché chi stavano aspettando? Chi stavano aspettando quelli che hanno fatto questo rito? Perché sul biglietto c'è scritto: ti ho aspettato, sei arrivato dove eri. Chi stavano aspettando? Problemi. Ehi. Problemi di ogni sorta. Ok, problemi. Questa cosa te la chiedo dopo, ma adesso puoi dirmi chi stavano aspettando? Chi stavano aspettando? Inconsueti. Fuori fuoco la macchina, adesso sì, ok, inconsueti. Inconsueti. Quindi persone che di solito non fanno queste cose? Persone che hanno voluto provare a fare queste cose? Questi rituali strani? America. Dice poco. Oppure queste persone erano Sono straniere? americane. Straniere. Boh, mi sembra un po' presa per i capelli. Oddio, dovevo fare una domanda, non me la ricordo più. Fanne una che ti suggerisco io.
perché ce l'hai tu il libro, devi fare tu le domande, se tutto... Sì. Chiedi se in quella casa c'è comunque una brutta aria, se c'è comunque Ah. qualcosa che non... Ah, ecco, esatto, infatti, è quello che volevo dire. Esatto, in quella casa c'è qualcosa di strano? Succedono cose strane? C'è aria strana? Si respira aria strana? Mm. Tenda culturale, ma non penso che voglia dire niente. No, non vuol dire niente. Infatti era la domanda che al contrario volevo fare io, nel senso che noi là abbiamo respirato invece Sì, aria, no. tranne giù. Cosa succede nella tavernetta che c'è giù, nel sotterraneo? In quella specie di taverna, sì, Sì, dove una c'era quel taverna. camino un po' che sembrava quasi una specie di altare. Cosa c'è? Cosa succede lì? Inquieta, inquieta, nervosa e inquieta. Caspita. Quindi il rituale, quindi lì fanno dei rituali, succedono dei rituali che non fanno star tranquilli? Riuscite. Cose riuscite? Oddio, presa un po' per i capelli anche questa, Sì, però. infatti. Ti richiedo ancora quello che ti ho chiesto prima. Chi stavano aspettando quelli che facevano questo rituale? Me lo puoi dire, per favore? Bianco. Ma io ti volevo dire, ma siamo sicuri che è un rituale? Magari è una... Beh, è un messaggio in bottiglia di un certo tipo. scusate, ma allora perché mettere queste... No, certo, queste il più delle... sì, ok, però non abbiamo la certezza che tutti i rituali procedano in quel modo, insomma, quindi quello sicuramente. non siamo i detentori della... No, quello assolutamente no. Piuttosto provo a chiedere se colei che ha lasciato colei o colui che appunto ha lasciato questo vasetto è una lei o un lui. Chi ha lasciato il vasetto è un uomo o una donna? Con lui, Ai ai ai. un uomo. Un uomo. Quindi un uomo. E però dalla scrittura mi sembrava addirittura una donna a me. Bisogna vedere chi l'ha scritto. Sì, il certo, biglietto, appunto, cioè, sì, è anche vero quello. Chi ha scritto il biglietto? Allora, tu ci hai detto, e ti ringraziamo per averci risposto, che il vasetto è stato lasciato da un uomo. Ma chi ha scritto il biglietto? Tra l'altro è la stessa pagina di prima e mi sono fermata allo stesso punto. Interessante, sembra quasi che non ti possa rispondere. E allora, sono sul vuoto. Sì? Ma sopra c'è scritto tristemente ridotta, quasi come se il fogliettino, cioè, Sì. però non Sì, stiamo un corrisponde. pochino andando ad allacciamenti un po' forzati, Sì, però sì. probabilmente cioè, è comunque interessante. Mi sai dire chi ha scritto il bigliettino? Per favore. Sortita, ma non sembra quasi come dici tu che non lo voglia dire. No, ci gira attorno. Ci gira attorno. Perché nel vasetto c'erano anche questi tre oggettini? Una stellina, un cerchio e una croce. Perché? Perché io non... Dio, tu non immagini che cosa è saltato fuori. Io vedo ma non riesco a leggere. Allora, il dito è da meravigliarsi. Sì?
Ma la frase intera è: non c'è da meravigliarsi se la Chiesa non approva molto questo genere di cose. Porca vacca, mamma mia. Ma Cioè, è interessante. stupefacente. Ok, ok. Se questa è la risposta, mi viene da pensare che sono state fatte cose Poco belle. poco belle, diciamo così, malvagie. Ma ti richiedo se puoi rispondermi. Come mai nel vasetto c'erano questi altri 3 oggettini, cioè la stella, il cerchio e la croce? Me lo puoi dire? Oddio, più chiaramente, più chiaro di così, Vabbè. però me lo puoi dire? Saranno neanche rilevanti, vedo. Sembra quasi il contrario, Sì. però. Non saranno neanche rilevanti, ma non so immaginare un altro modo di procedere. Ti dà fastidio se facciamo queste domande? Se siamo curiosi? Proprio. Proprio, è stato proprio. Dopo No. è stato proprio. No, beh, sempre la tenda culturale. Eh. Proprio nel libro. Te lo ripeto, te lo richiedo. Ti dà fastidio se facciamo questo tipo di domande? Bianco. Sorvola. Su certe cose posso continuare a fare questo tipo di domande? Durante il giorno. Quindi dovremmo farle domani, ragazzi, perché adesso qui è sera. Sera. Perché durante il giorno? Perché devo fare queste domande durante il giorno? Bianco. Te l'ho detto, agire attorno alle risposte. Cosa succede se le faccio di notte? Hanno cercato di affogarmi. Porca vacca. Scusate se rido, ma cioè, guarda, hanno Sì, cercato di aspetta che... affogarmi per qualche motivo che ha a che fare con il duca. Vabbè, ovvio, il discorso. Allora, guarda la candela. Ragazzi, la candela sta facendo le bizze. Allora, la candela è lì, Lara è là, per cui se... Sì, no, il mio fiato non può essere, per cui eventualmente il movimento, io sono girato di là, il per cui... movimento che faccio muovendo ci può stare, però una Bah, volta oddio. che sono ferma. Ti è successo qualcosa? È successo qualcosa di brutto a te? Supposizione riguardo. È vaga. È vaga. È vaga su tutto, da quando abbiamo cominciato. I punti bianchi del libro, Sì. domande, cioè con Sì. mezze risposte. Te lo richiedo ancora. Ti è successo qualcosa di brutto? Convinzione. La sua convinzione. Mi viene da pensare che ti è successo qualcosa di brutto. E perché sei ancora lì? Perché mi rispondi perché mi rispondi? Io sto facendo delle domande che riguardano la scoperta di questo vasetto. Perché mi rispondi? Allora, chi amava George, quella frase è
e che nostro nonno si chiamava George. Perché mi rispondi? Perché vuoi rispondermi? Perché mi stai dando retta in questo momento? Se poi ogni tanto fai un po' la vaga O vago. o vago, però abbiamo detto che era... Vabbè, era un lui, è vero. Eh, Perché? Scusami se insisto. Potreste scrivere semplicemente. Il dito è sul semplicemente. Ma sotto il mio dito c'è parlatene. Vuoi che si sappia qualcosa? Vuoi che raccontiamo qualcosa? Sei. Come numero però, perché c'è 5 o 6. sul biglietto cosa c'era scritto? In che senso? Come numero? Sì. Sai che avevamo detto che c'era un numero, Allora, no? il primo numero chiaro è un 12. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire il numero 12? Bianco. Bianco. Ragazzi, Te lo chiedo ancora. Che significato ha il numero 12? È un nome. Un nome. Te lo richiedo ancora perché la risposta non era chiara. Che significato ha il numero 12? Capelli. capelli. Noi non abbiamo Sono- trovato capelli no, dentro. No, No? assolutamente, ma per fortuna. Per fortuna. Aspetta. Perché mi hai nominato i capelli? Bianco. Bah, cioè, Te queste... lo richiedo, perché hai nominato i capelli? Pianoforte. C'entro qualcosa io? No, ha nominato i capelli. Te lo chiedo l'ultima volta. Perché hai nominato i capelli? Finestra nella soffitta. È ancora la finestra? Ma scusa un attimo Lara, ma la soffitta come era messa in quella casa? Ah no, non si poteva Non vedere. si poteva salire, No, non perché siamo c'era il saliti, primo non si piano poteva andare. devastato, vero? Siamo andati giù in cantina, ma non Prova a potevamo chiedere se è salire. il caso che noi si torni. O se volete, se c'è questa entità che vorrebbe che noi si tornasse per scoprire di più. Volete che, o vuoi che si ritorni alla villa? Madonna, che brutto. Cioè? Allora, è pochi, ma è pochi mesi di vita. Scusate. Oddio. Cioè, Allora, non facciamoci impressionare da quello che viene fuori, però prosegui. sì, però volevo Prova a richiederglielo, richiederlo, sì. Vuoi che ritorniamo alla villa? Il dito è sulla parola quella, ma la frase è l'eccitazione di quella giornata. Effettivamente Sì. quel giorno, cioè non è stata una brutta... No, Quindi vuoi che ripetiamo la nostra esperienza? Vuoi che ritorniamo alla villa? Noi ci siamo trovati bene, ci è piaciuta la villa moltissimo. A me è piaciuta davvero davvero tanto. Vuoi che ritorniamo alla villa? Allora, siamo sempre lì. Il dito è tra due parole, stessa e rispose.
ma la frase è: lei stessa rispose con un sorriso, come se avesse detto ok, sì, non lo so, la interpreto Sì, così. no, c'è poco da... Però, Cioè non ci sono parole chiarissime, ragazzi, purtroppo... si rischia di effettivamente, quando le risposte non sono chiare, e difficilmente possono esserlo, perché non abbiamo di fronte una persona che ci risponde parla. e risponde alla nostra domanda, ma ci risponde tramite un libro preso a caso, che magari ha delle parole che lei, questa entità o presunta entità, non userebbe mai. Quindi dalle risposte che noi ricaviamo si rischia di farci il film, cioè da lì dici aspetta che forse allora vuol dire I collegamenti forzati che non ricreano quella che è la realtà. Si suppone, si cerca di capire. E cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che abbiamo capito allora, che rispetto... forse è stato usato per fare un rituale. Allora, per quello che mi riguarda, io penso che si è capito un po' di più rispetto a quell'altra volta, perché anche l'altra volta abbiamo fatto una sorta di libro rosso con quel libro che hai acquistato, Vabbè, ce l'avevo, però lì non aveva nessun tipo di senso, nemmeno mezza risposta. Qua non lo so, mi viene da pensare che qualcosa c'è, e soprattutto un qualche cosa che si cela dietro le non risposte, perché poi il dito spesso e volentieri è andato nel bianco, cioè risposte un po' vaghe, esatto. E cose di questo tipo. Non so, un'ultima domanda e poi vedo di uscire. Proviamo a uscire. Poi ho in mente una cosa, non so se sei d'accordo, vediamo. Tanto esci. Un'ultima domanda, cioè no, magari un'ultima domanda. Sì. Facciamo domanda trabocchetto, super bocchetto. Vuoi che ci salutiamo o vuoi che andiamo avanti a parlare ancora un po'? Cordelia. Ancora? Non ci credo. Però sotto c'è scritto parlare. Facciamolo vedere, se no. Cioè il dito era così e c'è Cordelia, ma sotto c'è scritto parlare. Quindi vorrebbe che andassimo avanti. Lo chiedo a te, di cosa vuoi parlare? Cioè, voglio dire, vedete anche voi che abbia solo pochi mesi di vita, ancora quello di prima, è la cosa, sinceramente comincia a darmi quell'attimino fastidio. No, io penso che è la casa che ha pochi mesi di vita, semmai, perché sta cadendo a pezzi quella casa lì. Di che cosa vuoi parlare? Bianco, no. No, Cara è il nome di una persona. Ok. Vuoi parlare di qualcuno? Di una persona in particolare? Questo libro non contiene tutti i nomi del mondo, quindi chi è questa persona? Ha un legame particolare con te? Non mi interessano affatto. Interessante. Allora di cosa vuoi parlare? Non vuoi parlare delle persone? Vuoi parlare di una cosa? Di cosa vuoi parlare? In cui gli adulti, ma... No, non vuol dire niente. Ascolta, volevo fargli una domanda che non riguardasse questi oggetti. Volevo vedere se... Prova. Cosa ho fatto ai miei capelli oggi?
Me lo puoi dire? State ben chiuse. No, vuol dire niente. Te lo ripeto. Che cosa ho fatto ai miei capelli oggi? Bianco. Ascolta, noi adesso ci dobbiamo salutare. Chiunque tu sia, ti chiediamo di... Ti ringraziamo. Ti ringraziamo innanzitutto per averci risposto. Ti chiediamo un'ultima domanda, però la Vai. voglio fare. Cosa dobbiamo fare di questi oggetti? Ci Giusto. puoi dare un consiglio? Cosa dobbiamo fare di questi oggetti? Loro che non mi interessano affatto. Buttiamoli. Ed era già uscita questa frase, Sì. se non sbaglio. Quindi li buttiamo? Li buttiamo semplicemente? È un nome. Peggy. Peggy. come Sempre prima. Peggy. Buttiamo questi oggetti? Possiamo buttare questi oggetti? Allora, il dito è su due parole che non hanno senso, scale e sbuco. Sopra c'è trattenere una risatina. Scale? E sbuco. Tu ti ricordi dove erano quegli oggetti? Ah già, è vero. Erano in principio alle scale dove si quindi dobbiamo sbucava. visto che- Io volevo proprio chiederti di chiedere se dovevamo riportarli al mittente. Esatto. Dobbiamo, visto che prima ha detto Eh. che... Vuoi che li riportiamo alla villa? Nella stessa Nella posizione? stessa posizione? Cazzarola. Versare una lacrimuccia. Ci ha sofferto qualcuno per sta roba. Infatti era tipo un messaggio: sei venuto, cioè sono venuta Ah. ma non c'eri. Cioè, Eh. versare una lacrimuccia, però come la interpretiamo? Appunto, che era un messaggio d'invito, cioè quel messaggio dice: io sono venuto qui ma tu non c'eri, quindi una Sì. cosa di una sorta di dispiacere. Ok, ti fa piacere se li riportiamo là dove li abbiamo trovati? Nella villa? Li portiamo nella villa? Finché, Finché? e basta, Poi? però, finché non scorgono qualche pagliuzza d'oro sul fondo dei setacci. Ma Vabbè, non vuol dire niente, però finché glielo chiedo, te lo chiedo per l'ultima volta. Questi oggetti, il vasetto con il bigliettino e gli oggettini, li riportiamo alla villa? So, anche se so, e la frase non... Sotto però c'è sono convinta, però io il dito è puntato sopra. prova a fare la domanda inversa: vuoi che non li riportiamo? Vediamo se c'è una controprova. Ok. Vuoi che li teniamo noi? Vuoi che li buttiamo via? Buttiamo via tutto? Allora, sopra c'è scritto assurda che nessuno e sotto tuttavia nessuno osò contraddirla. Non riesco a capire. Rifalla. Visto che non sei stata chiaro prima quando ti abbiamo chiesto se volevi che li riportassimo alla villa, ora ti chiediamo, vuoi che li teniamo noi, o meglio, vuoi che li buttiamo via? Buttiamo via queste cose? Moltissimo. Ok, buttiamoli. Buttiamo. Ma tanto era già in programma, ragazzi. Ok, basta, io direi di uscire. Ok, ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti chiediamo di lasciarci tranquilli, Assolutamente. ti salutiamo e chiedo al libro se posso uscire dal gioco.
Libro rosso, posso uscire dal tuo gioco? Appariva orgoglioso e compiaciuto. Libro rosso, posso uscire dal tuo gioco? Seduta accanto. Bene. Adesso non mi fa uscire. Ci ha preso gusto a parlare. Libro rosso, posso uscire dal tuo gioco? Delle braccia. Comincia a venirmi l'angoscia e sono già 3. Dobbiamo stendere i panni, chiediglielo perché sennò c'è... Libro rosso, posso uscire dal tuo gioco? Alloggiava nella soffitta, sta soffitta. Bisogna tornare in soffitta. Ma non possiamo andare in soffitta. Ci mandiamo Rino col drone. Che c'ha Mi il fai drone. uscire per favore? Io gioco solo a poker. Beh, cioè ragazzi, sta diventando... È una commedia. Ho capito che tu giochi solo, appunto, quindi fammi uscire da questo gioco in modo tale che tu possa giocare solo a poker. Per favore, ho da fare. Giusto per... Attenzione. Libro rosso. Posso uscire dal tuo gioco? Così accadeva spesso. Perfetto. Lo considero una... Assolutamente sì. Ti ringrazio. Va bene, allora io direi di non farla neanche quella roba lì. Non diciamo... No, tanto ormai le risposte... Caspita, abbiamo Niente avuto... ragazzi, volevamo fare una cosa che non vi diciamo neanche qual è, ma non la facciamo. Tanto comunque un po' di Qualcosina rispostine sono saltato state... fuori. Come ho Infatti. detto prima, va tutto ad interpretazione, nel senso che cioè, non c'è la persona Che che parla. ti risponde direttamente, quindi si intuisce e non è facile capire che cosa uno voglia dire e se qualcuno c'è e se qualcuno vuole dire qualcosa. Infatti. Io Va bene. probabilmente non ho parlato con nessuno, cioè nel senso... quello non lo possiamo non sapere. lo possiamo sapere, però non lo possiamo dare per certo. Ecco, l'unica cosa che dobbiamo fare o capire o agire di conseguenza è cosa ci facciamo di quei tre, di quelle 3 robine lì che hai trovato. Li eliminiamo, Io li direi di sì. mettiamo tutti nel vasetto e poi in qualche modo li eliminiamo, visto che Va bene, ok. niente, l'esperienza mi è piaciuta. Nonostante tutto, ribadisco che è uno dei metodi che mi Attira di più. intripolano di più. Come ho detto, non posso avere la certezza di aver parlato veramente con qualcuno. Vero è che a certe domande sono arrivate delle risposte che apparentemente sembravano coerenti, perlomeno con la situazione che abbiamo vissuto alla villa. Di sicuro questi oggetti volevano dire qualcosa, perché non erano lì per caso. Non erano lì per caso, esattamente. Soprattutto per via del fatto che c'era il biglietto. Non esatto. Dalle risposte sembra che ci sia di mezzo un rituale, però cose chiarissime non ci sono state. Infatti. Niente. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate e niente, condividete il video e alla prossima esperienza. Ciao!